Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi proviamo a fare le caramelle Mu. Avevamo fatto le caramelle al limone, vi ricordavate? Oggi facciamo le caramelle Mu. Andiamo a vedere allora come farle. Innanzitutto lo facciamo con 3 ingredienti. Ingredienti potrebbero essere 4 se volete aggiungere della vaniglia, quindi aprite un baccello di vaniglia eventualmente e aggiungete il contenuto. 250 mg o 300 se preferite di panna fresca, 200 g di miele e 200 g di zucchero. Semplicemente questo, e se volete appunto aggiungere della vaniglia. Al posto del miele andrebbe usato dello sciroppo di glucosio, si potrebbe usare dello sciroppo d'acero, alcuni usano quello, però lo sciroppo di glucosio è più difficile da trovare e io utilizzo il miele. Si può usare anche solo lo zucchero, allora invece che 200 g di miele e 200 di zucchero si fa 400 g di zucchero e si utilizza solo lo zucchero. Ovviamente la consistenza gommosa diventa diversa, diventa un po' più, con solo lo zucchero diventa un po' più secca, un po' più sbriciolosa. Bene, versiamo la nostra panna nella pentola, quindi versiamo il miele e se volete mettere la vaniglia, questo è il momento giusto per aprire e mettere la vaniglia. Tenete presente che le ho viste fare anche con il latte condensato, per cui ci sono varie varianti anche delle caramelle Mu. Accendiamo e mettiamo a fuoco medio e portiamo a ebollizione. Man mano che si scalda vedete che il miele si scioglie . Una volta raggiunto il bollore aggiungiamo lo zucchero . Ora dobbiamo far raggiungere i 110 gradi. Arrivati ai 100 gradi, cioè quando bolle di nuovo, mescoleremo aspettando che la temperatura salga ancora un po'. Poi preparate della carta forno in una teglia più o meno grande, quello lo vedete voi anche a secondo dello spessore che volete fare dell'impasto. Qua ho messo un pezzettino di altra carta forno perché non avendo termometro per misurare la temperatura, quando mi sembrerà sufficientemente calda, quando poi inizierà a montare, a fare la schiuma, ne metterò un goccio lì e vedrò quando raffreddandosi come diventa. Mi raccomando, sempre fuoco medio, in questo caso avendo l'induzione ho sul 5, quando il massimo è 9. Vedete che piano piano la temperatura si alza . Ci vogliono parecchi minuti perché vada su la temperatura, per cui non abbiate fretta, continuate a mescolare e vedrete che lo zucchero, il vostro composto si inscurisce anche. Quello che abbiamo messo prima non è indurito abbastanza, per cui dobbiamo aspettare ancora.
Se tenta un po' a raggiungere la temperatura, alzate la fiamma. Io adesso ho messo a 7. Vedete che sta imbrunendo bene, quindi è quasi pronta. Tra un po' ne preleverò un po', la metterò sulla carta forno per vedere se indurisce. Siamo quasi in temperatura. Ecco, ci siamo. Abbiamo raggiunto la temperatura. E siamo pronti per versarla nella nostra teglia. A questo punto, a secondo dello spessore, adesso quando si raffredda un po', la piegheremo. Vedete come inizia a diventare gommosa, plastica, quindi man mano che si raffredda diventerà possibile creare poi le nostre caramelle. Eccola qua, vedete? Assaggiamola. Buonissima. Lasciamo raffreddare. Mentre per mantenere un maggior spessore serviva un contenitore meno largo, quindi potremo anche stringere un po' così, man mano che si addensa. Vedete? Si potrebbe se no poi lavorarla appena un po' più fredda, si arrotola e poi facciamo delle bacchette. Vediamo un attimino adesso come va. Lasciamola raffreddare. Tengo a farvi vedere passo passo com'è. Vedete, si sta. Ecco qua, adesso si potrebbe già iniziare a lavorare. Vedete com'è plastica? Vediamo, eccola qua. Aspettate che vi faccio vedere. Eccola qua. Questo è il nostro impasto di caramella mou. Adesso possiamo per esempio avvoltolarla, fare una stecchetta. Vediamo. Eccola qua, possiamo per esempio avvoltolare su se stessa, mettiamoci qua sul ripiano, e poi la potremo tagliare. E poi la possiamo tagliare a pezzettini. Ecco. E quindi continuiamo così per gli altri pezzi. Poi potete usare un miele mille fiori più blando. Questo qua era molto profumato, per cui si sente molto anche il profumo del miele. Vedete? Oppure possiamo tagliare anche degli scacchetti di questo spessore. Ma preferisco fare un po' una specie di barrettina.
man mano che poi si raffredda il taglieremo in caramelline. Continuiamo così con il resto del nostro impasto. Lo arrotondiamo sempre su se stesso. Non siamo dei mastri dolciai, sono caramelline fatte in casa da mangiare, e quindi dopo, se uno vuole farle belle, allora potete utilizzare anche degli stampi in silicone e versare il composto nei vari stampi in silicone, quindi quando è raffreddato le tirate fuori e le avete già a scacchetti. Ecco, lasciamo che il nostro impasto adesso finisca di indurire del tutto e poi lo taglieremo a pezzettini, a caramelline. Ecco, passata un'oretta, vediamo che è proprio la pasta da mousse. Quindi a questo punto noi possiamo tagliarle, e se no possiamo aspettare un po' di più e quindi spezzettarle, ma le tagliamo. Ed ecco qua le nostre mousse terminate, eccole qua, buonissime, ve lo posso assicurare, gusto delizioso. Si può inserire dentro l'impasto qualche goccia di essenza di liquirizia volendo, o di essenza di menta se vi piace, e per conservarle mettete un barattolo di vetro tipo questo dello zucchero, così col tappo, e le tenete in frigo fino a un mese. Solitamente durano, ecco, di solito evaporano prima a casa, ma eccole qua, queste sono le nostre mousse fatte in casa. Per questa ricetta delle caramelle mousse è tutto, mi raccomando, condividete il video, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere, superiamo i 7.000 iscritti per Natale, mettete un bel like, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armando, ciao!